Va bene, vedo che si sta riempiendo la sala, quindi io direi di partire. Buongiorno a tutti, benvenuti nel webinar Città Sostenibili, creato da Geoplast, con la partecipazione dell'Università di Trento. Ringraziamo tantissimo Alessandra Marzadri, professore associato all'Università di Trento, e Giuseppe Formetta, ricercatore dell'Università di Trento, per la partecipazione gentile ed entusiasta. E un attimo che tolgo la condivisione del titolo. Eccoci qui. Questo è un evento aperto di discussione, quindi quello che io vi chiedo a tutti i partecipanti di sempre mandare domande, potete scrivere, alzare la mano, attivarvi il microfono e vi do la possibilità di parlare, quindi di partecipare. Non è un evento chiuso, quindi siete benvenuti. Se c'è qualcuno, if there is someone is talking only in English, you can talk in English, write the question, and then we can talk even in English, because I saw there are people from other places. Ok, innanzitutto la prima cosa che faccio è questa: vi chiedo di presentarvi, quindi diciamo Alessandra, se puoi presentarti, a te la parola. Grazie mille per avermi invitato prima di tutto. Io sono Alessandra Marzadri, come ha detto Geoplast, sono docente di costruzioni idrauliche presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale di Trento, quindi diciamo che mi occupo un po' delle tematiche legate al drenaggio urbano sostenibile, agli impatti degli eventi estremi in ambiente urbano e a come possono essere controllati. Quindi se avete domande su queste tematiche sarò ben felice di rispondervi. Fantastico, grazie mille Alessandra. Giuseppe, è il tuo turno. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito anche da parte mia. Sono Giuseppe Formetta e sono un ricercatore a tempo determinato dell'Università di Trento. Anch'io gestisco 2 corsi qui all'università che sono fondamentalmente di progettazione di infrastrutture idrauliche. Quindi facciamo sia la parte dell'acquedottistica, ma soprattutto anche quella delle gestione delle acque meteoriche e così via. Mi occupo di impatti sociali ed economici causati da eventi estremi come le piene e non solo, e quindi sono ben contento anch'io di partecipare al discorso e alla prossima. Grazie. Grazie mille Giuseppe per la tua presentazione. E adesso i già noti, perché ormai questo è il terzo credo evento, non mi ricordo, Mirko Pegoraro, CEO di Geoplast, e Luca Zausa, CSO Global di Geoplast. Vi chiedo di presentarvi, anche se molti vi conoscono già, però Mirko, vai. Buongiorno, sono Mirko Pegoraro, sono amministratore delegato di Geoplast. Oltre alle attività normali amministrative dell'azienda, mi occupo soprattutto di sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni utilizzando prevalentemente materiali riciclati in plastica. Fantastico, conciso. Luca, vai, tuo turno. Provo ad essere conciso anch'io, piacere, buon pomeriggio, Luca Zausa. Io sono responsabile commerciale export di Geoplast ormai da qualche bel anno e sono interessato a questa tipologia di eventi e partecipo sempre con piacere, anche perché mi interessa vedere quali sono i trend per riuscire a capire come si muovono le tematiche non soltanto nel territorio italiano ma anche in tutto quello che è l'insieme globale. Tra parentesi, sia con Alessandra che con Giuseppe abbiamo avuto anche delle esperienze qualche mese fa con delle azioni in paesi esteri, perciò siamo qui con piacere a condividere le nostre esperienze. Fantastico. Io sono Andrea Toniolo, direttore marketing di Geoplast, e modererò questo evento. Lo modererò in maniera più easy possibile. Vi ricordo di alzare la mano, fare domande. Aspettiamo, inizio io con delle prime domande. Farei una cosa di questo genere: io vi faccio la domanda, magari parto con qualcuno, se qualcun altro vuole intervenire successivamente siete liberi, se vi stimola questa domanda. Parto con qualcosa di semplice, anche se di semplice in questo evento non credo ci sia in realtà. Ok, faccio la domanda a Mirko. Quali sono i principali problemi nelle città legati al cambiamento climatico, ovviamente dal tuo punto di vista? Io sempre attento un po' a ogni cambiamento in ambiente urbano, perché comunque l'azienda si occupa del vasto mondo delle costruzioni, quindi l'ambiente urbano è senz'altro
al centro di ogni attenzione. Sui cambiamenti climatici che noi rileviamo sono molteplici, nel senso che prevalentemente rileviamo le piovosità, quindi grandi intensità in brevi periodi che causano molto spesso danni e cattiva gestione delle acque meteoriche. Poi vediamo comunque altri cambiamenti legati più alle cosiddette isole di calore che si producono nell'ambiente urbano dovute a un soleggiamento elevato in determinati periodi dell'anno e quindi che causa anche lì sì, problemi di tipo energetico soprattutto. E poi l'abbassamento del consumo dei materiali. L'abbassamento del consumo, prego. Sì, alla ricerca di ridurre il più possibile materiali che non riescono poi ad essere reintegrati. Ad esempio c'è un trend abbastanza importante nella riduzione del consumo di calcestruzzo, anche se effettivamente secondo me il trend oggi o il canale che sta colpendo e sta interessando in maggior modo tutti quanti sia sicuramente quello dell'acqua. Sì, perché comunque il trend è l'evento che in genere crea più danno alla popolazione umana. Mi incuriosirebbe capire da Alessandra o Giuseppe, dal punto di vista universitario, cosa percepiscono, cioè anche secondo loro come l'università si pone o cosa ne pensano a riguardo di questo. Allora, sicuramente la tematica dei cambiamenti climatici all'interno dell'università è una tematica molto molto sentita, nel senso che sia da un punto di vista idraulico che da un punto di vista di qualità delle acque, le precipitazioni estreme causano un danno sia in termini appunto quantitativi, cioè abbiamo dei volumi d'acqua che dobbiamo in qualche modo trasferire verso il corpo idrico recettore che sono anomali rispetto a quello che succedeva in passato, e questo però comporta anche il fatto che abbiamo tante volte, soprattutto in ambiente urbano, una qualità dell'acqua che non è ottimale. Quindi il problema è molteplice, sia dal punto di vista appunto quantitativo che qualitativo. E quello che si cerca di fare è andare a vedere se ci sono, accanto a quelle che erano le vecchie opere idrauliche, delle nuove tecnologie che si occupano di trattare entrambi questi problemi. Ok. Giuseppe, vuoi? Io aggiungerei a quanto detto da Alessandro il fatto che tutte le università in Italia, ma anche l'Università di Trento, si stanno mobilitando, introducendo dei corsi di laurea nuovi o degli esami specifici in corsi di laurea già esistenti, in modo tale da cercare di formare già dall'università stessa i ragazzi e in realtà mostrargli i problemi pratici con cui si dovranno interfacciare nei prossimi anni. Collaborazioni con industrie o aziende sul territorio, soprattutto negli ultimi anni nell'ultimo anno della specialistica, sono anche ben visti, anzi sarebbero molto utili. Ok. A fare questa domanda, sempre a te Giuseppe, che cosa possono fare ingegneri civili e architetti per migliorare la sostenibilità della città? Okay. Quando si parla di sostenibilità è un problema che coinvolge diverse prospettive e quindi sia gli architetti da un lato sia gli ingegneri dall'altro sono quanto più chiamati a collaborare insieme per fornire delle risposte sul territorio che siano efficienti ma anche belle dal punto di vista architettonico. Ci sono corsi specifici come quelli di edile architettura o comunque quelli di ingegneria ambientale che si occupano in pratica di implementare, se pensiamo alle piene urbane, queste nuove tecniche di cui parlava Alessandra, che stava per accennare, che vanno a ridurre l'impatto di questi volumi in eccesso che sono causati dalle nuove urbanizzazioni e quindi intervenire a livello paesaggistico, accomodando queste nuove soluzioni sostenibili e green, è quello a cui, secondo me, dovremmo guardare.
come ingegneri, ma anche in collaborazione con gli architetti. Ok, grazie. Prima di fare la stessa domanda agli altri, ho visto che alcune persone sono entrate adesso, vi voglio dire, potete alzare la mano tramite Zoom, c'è il bottone, oppure potete scrivere in chat e io vi do la parola e potete fare la domanda anche parlando, che è la cosa più carina secondo me. La stessa domanda la faccio a te Luca, sempre la stessa identica, cioè cosa possono fare ingegneri civili e architetti per migliorare la sostenibilità delle città? Secondo me non è soltanto una questione di trend, nel senso che è qualcosa di cui si sente parlare molto spesso, soprattutto negli ultimi anni, ma sta diventando una necessità. Anche perché per alcuni eventi, soprattutto quelli meteorici, i danni che vengono provocati sono ingenti, di conseguenza non è più qualcosa sulla quale si può sorvolare. La cosa interessante che stiamo vedendo non soltanto nel territorio italiano è come si sta muovendo la legislazione, cioè in alcuni paesi naturalmente queste cose sono normate e di conseguenza chi deve poi pianificare, e sicuramente ci daranno una mano poi Alessandra e Giuseppe, deve pianificare delle nuove zone, deve ovviamente seguire delle procedure che vengono normate, ma questo non succede in tutto il mondo, nel senso che in alcuni paesi la gestione delle acque meteoriche è di recente introduzione e l'Europa, stiamo notando, sta facendo un po' da traino. Soprattutto il nord Europa che sta utilizzando procedure e sistemi già da diversi anni. Troviamo diversi studi inglesi infatti che vanno a prescrivere in zone nelle quali nessuno penserebbe di trovare problematiche di questo tipo. Faccio riferimento a Arabia Saudita piuttosto che Dubai, notoriamente zone molto secche e aride, ma che hanno eventi molto brevi e con un sistema idraulico, idrico cittadino che non era stato pensato a suo tempo per gestire queste quantità d'acqua. Perciò la situazione è molto interessante, nel senso che da quello che ho visto, che sto vivendo io, l'Italia la sta prendendo molto seriamente. Okay. E anche a livello normativo, torno a dire, è importante capire come si stanno muovendo le varie entità. Beh, legandomi al discorso normative, ve lo faccio sia a voi che poi a Alessandra e Giuseppe. Politiche e regolamenti, come posso incentivare questo cambiamento, secondo te? Cos'è che manca di questa normativa? La domanda è a me, scusa? Sì. Ok. No, in Italia secondo me è ben normato, come stavo dicendo, anche perché stiamo vedendo che sulle zone nuove edificabili è necessario gestire una quota parte dell'acqua piovana per non andare ad influire poi nella rete idrica pubblica. Qui sicuramente Alessandra e Giuseppe sono più preparati di me, di certo. Dall'altra parte la cosa che fa un po' pensare è che se non fosse obbligatorio per legge, soprattutto in alcune zone, non in Italia ma all'estero, la cosa non viene considerata, cioè è la parte normativa che in qualche maniera va a spingere poi chi dovrà fare il progetto a fare delle valutazioni che altrimenti verrebbero in qualche maniera messe da parte per una questione economica. Questa qua è la realtà. Io credo che anche un sistema di premialità possa essere importante, perché comunque oggi non viene premiata la regione o comunque la città che decide di fare determinati investimenti per una migliore sostenibilità o comunque per uno smaltimento delle acque idriche in eccesso in caso di eventi eccezionali, quindi questo sistema di premialità molto spesso non c'è, quindi come anche può essere vista una premialità a livello privato, quindi incentivare molto i privati al consumo di acqua piovana per irrigazione o altri usi, anziché l'uso di acqua potabile, per esempio. Quindi anche questo. Alessandro, Giuseppe, vi faccio la stessa domanda sulla politica e regolamenti, come possono incentivare questo cambiamento. Vogliamo sapere la vostra. E poi dico a tutti, non siate timidi, l'evento dura usualmente un'ora, non avete tanto tempo. Alzate la mano, fate domande. Alessandra.
Ok, no, mi riallaccio a quello che stava dicendo Luca sulle normative. In realtà molte regioni in Italia infatti stanno introducendo proprio nei regolamenti il rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica. Che cosa vuol dire rispetto di questi principi? Vuol dire che il quantitativo d'acqua che viene scaricato e che è ammesso alla fognatura deve rispettare certi limiti e deve essere molto vicino a quello che era il valore pre-urbanizzazione. Quindi l'acqua deve essere trattata in loco, quindi immagazzinata, riutilizzata. Ad esempio moltissimi stanno incominciando, forse non in Italia, ma sicuramente nei paesi del nord Europa, ad utilizzare rainwater harvesting, quindi a riutilizzare l'acqua. Anche nei paesi in via di sviluppo ci sono queste tecnologie di filtrazione e riutilizzo in loco dell'acqua e questo è molto importante. Quindi Okay, sicuramente la normativa incentiva, diciamo, se vogliamo, obbliga le persone a introdurre questo tipo di tecnologie. Io aggiungerei solo una piccola cosa sul fatto che il ritorno economico è molto più grande della spesa che si fa in costruzione, diciamo, perché basta pensare solo che le piene in Europa ad oggi causano circa 1 miliardo di euro all'anno e quindi l'impatto di più tecniche di questo tipo, in modo distribuito su tutto il territorio italiano, per esempio, potrebbe causare un grande ritorno economico nei prossimi anni. Ok, interessante. Adesso faccio una domanda a Mirko, una domanda d'obbligo. In questo tema, quali sono le innovazioni idriche che offre Geoplast per migliorare la resilienza urbana? Allora, Geoplast è iniziato prima del 2000, nel 99, con l'introduzione di primi prodotti per la permeabilità dei terreni, che comunque sono stati i primi approcci iniziali che erano un po' in voga quegli anni per permeabilizzare i terreni in modo da renderli più permeabili appunto alle piogge, no? Quindi questo un po' ricalcava un po' il trend che avevo visto in Nord Europa e volevo un po' portarlo in Italia. Poi nei primi anni 2000 fu sviluppato i primi prodotti per l'accumulo di acque piovane in grandi, diciamo, quantità e quindi idonee più a sostenere le ondate di piovosità eccezionali. Lì c'è stato uno sviluppo costante rivolto soprattutto ai prodotti che ci riguardano, quindi fabbricati in plastica generata e soprattutto al fatto che questi dovevano resistere nel medio, nel lungo e lunghissimo tempo sottoterra, quindi interrati e sottoposti continuamente a carichi di tipo urbano, quindi a traffico urbano. E questo sì, è stato motivo di grande ricerca che si è protratta per 2 decenni che ha sviluppato una serie di prodotti idonei appunto a immagazzinare l'acqua nel sottosuolo. Questa è principalmente. Okay. Poi c'è un'altra categoria, perché io ho sempre visto un po' il green, quindi quello che noi chiamiamo green commercialmente, l'ho sempre vista sempre molto dal punto di vista idraulico, quindi come un grande assorbitore di acqua meteorica. Quindi lo stesso giardino Pense può essere un prato carrabile, come lo è un bacino. Chiaramente un bacino di accumulo è nettamente superiore in quanto capacità. Poi stiamo sviluppando, però dipende molto dalla sensibilità degli interlocutori, anche bacini di ritenzione, quindi di accumulo e riuso delle acque piovane. Questa tecnica che viene usata sporadicamente, perché comunque non tutti hanno sensibilità al riutilizzo dell'acqua. Oggi la prima emergenza che sta affrontando ancora, ahimè, è quella dello smaltimento dell'acqua piovana e non quella del suo riuso. Quindi l'80-90% delle casistiche è smaltimento. Va bene. Grazie per la risposta concisa. C'è una domanda di Giulio, però chiedo a Giulio, a chi vuoi fare quella domanda, fammi sapere il nome. Intanto faccio un'altra domanda ad Alessandra, ovviamente la stessa domanda dall'altro vostro, cioè qual è il ruolo dell'università nel guidare questo cambiamento verso le città sostenibili? Beh, sicuramente il nostro ruolo, come diceva anche prima Giuseppe, è quello di formare degli studenti che sappiano affrontare queste nuove tematiche.
quindi che conoscano queste nuove possibilità di progettare, la possibilità di utilizzare questi materiali, come utilizzarli, in quali contesti, dove, quando un materiale è meglio di un altro, perché utilizzare un tetto verde piuttosto che una cisterna per l'immagazzinamento dell'acqua e quant'altro. Ok. Vuoi fare anche tu un'aggiunta, Giuseppe, che so che... Sì, in realtà sono totalmente d'accordo con Alessandra e come dicevo prima, sulla parte della sostenibilità è anche opportuno dare agli studenti gli strumenti, quindi i tools, non solo software, ma anche software, per permettere di implementare e verificare l'efficienza e l'efficacia di queste tecniche, ma in base anche a situazioni climatiche diverse. Non so, mi basta pensare una climatologia che ha una città della Sicilia con quella dominata dalla neve, per esempio, di una città come Bolzano o così via. Quindi è anche fondamentale trasferire gli strumenti per mettere in atto queste pratiche. Posso approfittare dell'introduzione a questa parte perché è una parte che mi interessa in particolar modo e perciò ve lo chiedo se è possibile. Vorrei capire quali sono i software che in questo momento qua sono a disposizione, cioè il mercato sta offrendo delle tecnologie sufficienti e un'altra domanda che vi faccio, perché è qualcosa che noi come azienda e le aziende in generale si trovano in difficoltà a gestire o ad avere le banche dati. Cioè, cosa c'è a disposizione? Ci sono sufficienti dati a disposizione o sono divisi per aree geografiche, cioè alcune aree ne danno più di altri? Questa è una cosa che mi incuriosisce molto perché non è di facile fruizione da parte delle aziende, onestamente. Consiglio una domanda alla volta, perché quindi la prima domanda era sui software. Sui software, sì, okay. Che sono collegate. Ok, su questo posso iniziare io, poi magari Alessandra può continuare. In pratica, dal punto di vista dei software, sì, diciamo che come si sta evolvendo l'idraulica, ma anche la modalità di progettazione, pari passo dovremmo assistere anche a una evoluzione degli strumenti, come accennavo prima. Noi qui, dall'esperienza nostra in università, tendiamo ad usare quanto più possibile i software open source, che sono quelli che effettivamente ognuno di noi può scaricare, è conscio delle limitazioni analitiche, quindi conscio delle equazioni che usano e delle assunzioni, può applicarli. Qual è il vantaggio però? Per esempio noi ne usiamo uno che è sviluppato dalla Environmental Protection Agency degli Stati Uniti ed è SWIM, che viene usato proprio per la modellazione dei deflussi meteorici in zone urbanizzate. Il vantaggio che offrono questi software rispetto ai metodi classici di progettazione che funzionano e vanno benissimo è quello che ci consentono di integrare nella rete tutti questi sistemi di tecniche a basso impatto, cosiddette LEED, che vanno a realizzare il water harvesting, oppure i tetti verdi, oppure l'immagazzinamento in vasche temporanee di laminazioni. E questo è fondamentale per realizzare il rispetto di quei concetti che introduceva Alessandra prima, di invarianza idraulica, di invarianza idrologica, e fare delle simulazioni nello stesso software di condizioni pre-intervento, pre-urbanizzazione e condizioni post-urbanizzazione, eventualmente inserendo anche dei dispersori o quelle vasche di cui si parlava prima. Dal punto di vista invece delle banche dati, il discorso è un po' più delicato. In realtà, dal punto di vista normativo, ora le singole agenzie regionali devono rilasciare i dati misurati, penso solo alla precipitazione, per esempio, che è uno dei fondamentali dati.
Per quanto riguarda invece la digitalizzazione delle reti sotterranee oppure delle condotte, delle fognature, beh, là è un po' tutto più complicato. Avere questi dati sarebbe una manna dal cielo. Forse qualche comune sta pensando di intervenire rilasciandoli o comunque semplificando la vita ai progettisti, però effettivamente da questo punto di vista siamo pienamente d'accordo che un passo in più andrebbe fatto. E io volevo solamente aggiungere una cosa in merito a quello che diceva Giuseppe, che riguarda, noi abbiamo i dati ad esempio sulla quantità d'acqua, abbiamo molti meno dati ed è difficile ottenere dei dati per quanto riguarda la qualità dell'acqua e in particolare parametri che possono andare a dirci quant'è che una pioggia è contaminata e quanto questa contaminazione poi può entrare in un corpo idrico recettore. Sicuramente il software che citava Giuseppe, che è un software open source, ce ne sono anche altri a pagamento che hanno magari delle caratteristiche migliori in termini di performance, permetterebbe anche di analizzare quello che succede alla rete di drenaggio in termini di qualità dell'acqua. E sicuramente un dato che manca, sono d'accordo con Giuseppe, non è tanto il dato sulla precipitazione, ma è anche il dato proprio su come è fatta la rete, come sono fatti i manufatti che la controllano e quant'altro. Ok. Ho visto che Claudio, architetto, aveva alzato la mano. Io do la parola, vediamo se vuole fare la domanda, altrimenti ho altre due domande. Vediamo. Buongiorno Claudio. Vediamo se funziona. Vediamo. Non sento. Vabbè, nel frattempo che funziona, faccio una domanda che è stata fatta da Giulio. Mirko, come vedi le città nel 2100? Domandina. Guarda, la smarco subito con due parole. Mi auguro che nel 2100 almeno siano gestiti in maniera più intelligente, le città siano più resilienti almeno di un 30-40% in più rispetto a quello che sono ora. Quindi Okay. augurarsi oggi che nel 2100 sia tutto sistemato, assolutamente no. Arrivare che subiamo un 30%, un 40% in meno di danno da eventi meteorici o causati dal cambiamento climatico, questo sia un obiettivo raggiungibile secondo me. Anche perché ci sono molte città su cui ci si può ispirare, quindi quelle del Nord Europa per esempio, che sono molto più avanti di noi in certi argomenti. Spero che prima o poi nell'arco di questi prossimi decenni ci arriviamo, insomma. Bene, grazie. E poi una domanda di Federico. Quali sono le principali problematiche irrisolte sul tema di varianza idraulica per Alessandra e Giuseppe? Allora, non si tratta tanto di tematiche irrisolte, nel senso che quando un'amministrazione decide di introdurre il rispetto di questi principi per regolare in qualche modo il quantitativo d'acqua, l'ingegnere o l'architetto deve intervenire proponendo delle soluzioni che devono essere delle soluzioni diffuse sul territorio, cioè non può più pensare di intervenire, fra virgolette, con un approccio classico che prevedeva, diciamo, la canalizzazione o l'immagazzinamento temporaneo. Deve in qualche modo riuscire a trattare l'acqua in loco prima di poterla immettere in fognatura. Quindi se vogliamo parlare di tematiche risolte, dobbiamo parlare di chi non ha ancora introdotto, diciamo, il rispetto di questi principi, e questo potrebbe essere dovuto al fatto che per ora la zona non ha nessun problema da un punto di vista di quantità dell'acqua, oppure è di come questo problema può essere risolto. Io faccio una domanda ad Alessandra: perché in alcune situazioni non è permesso infiltrare direttamente l'acqua piovana e quindi ti obbligano a laminarla, quindi a contenerla e poi canalizzarla verso la rete,
alcuni comuni o in alcune zone d'Italia permettono infiltrazione, quindi naturale, e in alcune altre dicono no, devi comunque avere un bacino chiuso per laminarla e poi canalizzarla verso la rete. Questo è un controsenso, perché se vediamo dal punto di vista di riportare tutto al preurbano, nel preurbano avremo un'infiltrazione naturale, quindi un trattamento in loco dell'acqua, non un trasporto di questa. Sì, forse l'unica cosa che mi verrebbe da poter pensare è che l'acqua potrebbe essere in qualche modo contaminata. Ad esempio, le prime piogge, se qualcuno osserva alcuni parametri che vengono misurati, sono altamente contaminate, sia anche da semplici nutrienti, ad esempio l'azoto, il fosforo, ma anche per esempio nelle zone urbane, ad esempio da metalli pesanti oppure semplicemente sostanza organica. Penso agli idrocarburi, quindi magari prima di dire ok, puoi infiltrare direttamente l'acqua nel suolo, magari devi fare un piccolo trattamento e magari una semplice sedimentazione in una vasca di laminazione potrebbe sicuramente aiutare questo. Ok. Se posso aggiungere io, molto spesso dipende anche dalle caratteristiche dei suoli in cui si vuole andare ad infiltrare l'acqua, oppure anche delle caratteristiche geomorfologiche, basta solo pensare alla pendenza. Oui, je vais regarder tout à l'heure. Ok. Perché magari ridurremo il rischio, con l'infiltrazione ridurremo il rischio delle piene urbane, ma magari possiamo aumentare il rischio di frane se infiltriamo acqua in zone relativamente pendenti. Sì, perché solitamente i bacini nostri vengono anticipati comunque da vasche di prima pioggia o degrassatori che comunque dovrebbero bloccare la parte inquinante, desabbiatori, desoliatori. Quindi diciamo che questa parte inquinante dovrebbe essere bloccata a monte. Noi di fatto smaltiamo acqua pulita o chiarificata, insomma, quindi che potremmo infiltrare nel sottosuolo. Chiaramente nel caso di terreni che potrebbero causare smottamenti collaterali, questo sì, sono d'accordo che potrebbe essere un rischio, però io sono sempre molto più fautore di una gestione in situ completa, non in situ parziale, perché in situ parziale è il magazzino e poi un tubo di 200 metri o 500 metri che me la porta altrove, qui non è proprio in situ, è in situ, me la conservo un pochettino e poi la spedisco via, quindi direi che secondo me bisogna che pensiamo che il futuro sia di gestire i problemi nel luogo senza portare i problemi in un altro luogo. Okay. Io avrei una domanda per te, Mirko, sempre sul tema della sostenibilità, domanda generica, che la sostenibilità è un investimento a lunghissimo termine, ma i suoi costi possono essere recuperati più velocemente? Beh, il nostro lavoro, cioè noi facciamo delle soluzioni per essere vendute, quindi in qualche maniera dobbiamo sempre forzare il cliente a capire e riusciamo anche a giustificarlo molto bene che molto spesso i costi di logistica o di rispetto ad altre alternative presenti sul mercato riescono a creare questa leva economica da far risparmiare posando la nostra soluzione rispetto a un'altra. Diciamo che quando c'è l'esigenza di fare un bacino, molto spesso l'impresario o il tecnico pensa a una soluzione in cemento, che comunque è molto faticosa, molto laboriosa. Oggi la tecnologia delle plastiche è arrivata veramente in alto dal punto di vista della resistenza e durabilità, e questo permette di risparmiare fatica nella posa e poi anche soldi, perché comunque sia anche l'efficienza di questi prodotti, perché l'efficienza anche di accumulo dell'acqua, parliamo oggi che con un box, un metro cubo di plastica, riusciamo a immagazzinare il 96% di esso in termini di acqua, cosa che con altri prodotti non riusciamo a fare, quindi c'è una massimizzazione di quello che è il vuoto sotterraneo e poi c'è anche un risparmio collaterale in termini logistici o di comparazione semplice con i lavori richiesti nella posa di altri materiali. Quindi bisogna un po', io sono un po' fautore che la sostenibilità deve portarsi dietro un po' di economicità, perché altrimenti una sostenibilità che è solamente un costo
abbiamo un cambiamento nell'ambiente urbano molto difficile. Nel 2100 non arriviamo mica al 30% che dicevo prima, arriviamo neanche a un 3%, se la poniamo in termini molto cari, molto esosi. Però siccome oggi molte aziende, non solo nostre, si stanno muovendo in soluzioni per il verde o comunque per prodotti per invarianza idraulica, questi oggi sono convenienti, del primo giorno. Okay. E se pensiamo oggi che dobbiamo sensibilizzare le persone che in termini di danni, come ha detto Giuseppe, questo produrrà benefici per le città, questo è parte insomma, dei regolamenti che le comunità adottano perché queste soluzioni vengano adottate. Ok. Alessandro, ho una domanda per te, se puoi spiegare l'approccio classico e l'approccio integrato per la protezione idraulica dei territori urbanizzati. Allora, l'approccio diciamo classico era l'approccio che veniva utilizzato in passato, se vogliamo, prima dell'introduzione del rispetto di questi due principi, in cui il problema dell'acqua che cadeva nel suolo urbano veniva risolto andando ad allontanare il più possibile quest'acqua dalla zona in cui creava pericolo, e quindi venivano fatte le tubazioni con dei piccoli bacini di laminazione e poi tutto veniva trasferito verso valle. Adesso questo sistema qua non è più sostenibile, soprattutto nei grandi centri abitati, e quindi c'è nelle grandi città, e quindi quello che succede è che viene proposto appunto questo approccio integrato, che è quello di trattare l'acqua in loco, almeno prima di metterla nuovamente nella tubazione, e comunque di rallentare oppure di sfasare quello che è il momento in cui cade la pioggia e si genera la piena nella zona urbana dal momento in cui l'acqua viene rilasciata nel collettore. Garantendo questo sfasamento temporale, di fatto evitiamo di creare dei problemi di sovraccarico della rete e quindi di problemi di allagamento della zona urbana. Ok, ti ringrazio. Giuseppe, per te invece ho questa domanda. Quali sono le tecniche per realizzare in opera i concetti di invarianza idraulica e idrologica? Ok, fondamentalmente per mettere in atto questi due concetti che ci vengono a volte imposti dalla normativa, ma sono dei concetti con cui ogni progettista ormai oggigiorno si misura, abbiamo due opzioni: o far infiltrare molta acqua all'interno del terreno, quindi favorendo l'infiltrazione, oppure, come si diceva prima, ritardare attraverso, per esempio, vasche di laminazione, l'afflusso in rete, in modo tale da sfasare il picco di piena rispetto a quello in cui l'acqua cade in loco, e così da ridurre il rischio. La seconda opzione, quello di realizzare per esempio vasche di laminazione, è quella nella quale noi ingegneri ci sentiamo più a nostro agio, perché sono cose che facciamo di routine, in queste casi vengono applicate in aree urbane. Il problema è che molto spesso non abbiamo tutti questi spazi, oppure andiamo a rischiare di aumentare l'hazard idraulico all'interno delle aree. E allora stiamo per fortuna cominciando a guardare favorevolmente a queste nuove tecniche di low impact development, per esempio, a cui si accennava prima. Queste, che possono hanno un grande spettro di applicazione. Per esempio si può pensare ai tetti verdi, oppure alle trincee drenanti, oppure alle pavimentazioni urbane drenanti. Sono interventi che raggiungono la loro massima efficacia quando vengono usati in modo combinato. Quindi sono quegli interventi che da solo riescono a limitatamente risolvere il nostro problema, ma integrato a scala di distretto bacino risultano essere molto più effettivi. Okay. Quindi queste sono le opere che... Grazie, perché siete tutti super sintetici. E allora ci stiamo avvicinando agli ultimi 15-20 minuti. Ho una domanda ancora per te, Giuseppe, da Nicola,
che scrive: Giuseppe, è una domanda un po' lunga, quindi preparati. Giuseppe, molti uffici tecnici di studio comuni incontrano difficoltà nel definire il tempo di ritorno dei fenomeni eccezionali. Con i cambiamenti ambientali in atto, come vi approcciate a livello di ricerca e di sviluppo di questi modelli? Grazie innanzitutto per la domanda, perché effettivamente è un tema di cui mi occupo e mi sono occupato anche non in Italia ma comunque fuori, in Inghilterra per esempio, e diciamo che è un tema molto caldo, molto attuale e in pratica la risposta, non c'è una risposta univoca. In realtà la frequenza degli eventi sta aumentando, ma questo lo sappiamo benissimo a causa degli impatti che riusciamo a misurare. Cosa avverrà in futuro? Si può fare riferimento ai modelli climatici che daranno delle previsioni, delle precipitazioni per esempio, ma quando si parla di modelli climatici si può obiettare, nel senso che per esempio in una regione ad orografia complessa come il Trentino i modelli climatici a scala globale difficilmente riescono a dare una buona riproduzione delle piogge osservate, mentre ci sono ad esempio quelli a scala regionale oppure locali che costano molto di più dal punto di vista computazionale, ma che riescono a riprodurre effetti a scala locale, come l'aumento delle precipitazioni con la quota, per esempio, che decisamente fanno sì che si vada a quantificare in modo corretto il processo che stiamo simulando. Quindi non è una domanda affatto banale, però sicuramente si possono dare già le prime risposte, proprio usando questi strumenti. Una volta che si hanno le piogge, che è l'ingrediente principale di questa nostra torta, diciamo così, allora si può usare un modello idrologico qualsiasi per trasformare gli afflussi in deflussi, cose che sappiamo fare relativamente meglio che prevedere le piogge, e effettivamente andare a vedere gli impatti sulle nostre città, sulle nostre reti esistenti. Non so se ho risposto completamente alla domanda. Vediamo se Nicola ha voglia di dire se la risposta è accettata. E nel frattempo, se risponde, nel frattempo faccio una domanda a Mirko. Questa domanda è: secondo te in questo momento l'industria sta supportando sufficientemente e a supporto di queste sfide oppure no? Sì, direi assolutamente sì. Oggi l'offerta sul mercato è abbastanza ampia, c'è il differenziale tra l'offerta e l'adozione delle soluzioni offerte è ancora ampio. Oggi c'è molta più offerta e soluzioni che soluzioni adottate, quindi secondo me deve essere un po' fatta un'apertura mentale da parte dei progettisti, degli architetti, ingegneri, e che comunque di progettare un po' in maniera, sì, posso dire innovativa, ma comunque in maniera da utilizzare innanzitutto meno risorse primarie che possono essere i materiali, e poi nel momento in cui vado a costruire qualcosa devo pensare a tutto quello che può succedere a questo edificio, che va quindi tutto quello che può subire in termini di eventi climatici, che può essere sia l'evento piovoso ma può essere anche l'evento sismico o comunque le ondate di calore. Quindi sicuramente va fatta, sì, va fatta promozione, va fatta informazione. Mi aggiungo anch'io perché si trovano anche delle soluzioni già sviluppate dalle aziende, anche noi ad esempio, che vanno a toccare uno dei punti che sono stati trattati da Alessandra e Giuseppe, quello ad esempio di non limitarsi soltanto al bacino, ma di sfruttare tutto il contorno. Porto un esempio tra tanti. Sempre più frequentemente nelle grosse città vengono sviluppati dei sistemi che vanno a proteggere le radici degli alberi, creando dei contenimenti che non vanno a pressare le radici, che prevengono anche la rottura, ad esempio, dell'asfalto. E queste zone vengono anche sfruttate per l'accumulo e parte di smaltimento delle acque, perciò si inizia a frantumare
anche all'interno delle città, come pure il parcheggi con ghiaia piuttosto che parcheggi inerbiti. Cioè c'è questo trend anche di soluzioni che le aziende stanno proponendo per aiutare i progettisti a non limitarsi soltanto al bacino, che ovviamente c'è, ma di dividere, di ampliare la superficie che permetta. E i giardini pensili. Città stanno obbligando, nazioni intere, tipo la Germania, sta obbligando ad utilizzare i tetti come giardino pensile proprio per andare a ritardare l'afflusso di acqua, per non parlare poi del vantaggio termico. Sì, ma anche lì il giardino pensile, i giardini che intendiamo noi sono quelli a bassa manutenzione o manutenzione zero, che comunque producono solamente effetti e non costi. Quindi utilizzando chiaramente le essenze agronomiche idonee per un giardino pensile di questo tipo. Parliamo del sedum, per esempio. Oggi sono tetti fatti a sedum che hanno zero manutenzione, vivono anche in ambienti molto secchi anche durante le stagioni estive, che comunque producono il loro effetto assorbente in caso di piovosità, nonché anche a volte di eliminazione di parti poco sottili. O ci sono aziende specializzate, ad esempio, che fanno delle erbe selvatiche a basso sfalcio che permettono addirittura agli uccelli migratori piuttosto agli insetti di proliferare, non tanto vedendolo nell'aspetto negativo, ma per ricreare un ambiente naturale che nelle città è andato un po' a scomparire. Perciò si ricrea un po' il circolo, perché gli uccelli vanno a nidificare sui tetti e naturalmente iniziano a mangiare gli insetti, ci sono le farfalle, eccetera. Perciò si tenta di ricreare un po' quello che è l'ambiente. Questo è simpatico. Ok, grazie. Io sto intanto guardando la lavagna che c'è dietro a Giuseppe a scoprire i segreti. Siamo ormai a 10 minuti dalla fine, quindi se qualcuno, Manuel, Martino, Raffaello, Ruggero, Silvia, Fabio, volete fare delle domande? Claudia ha provato prima, ho visto che non funziona, eventualmente puoi scriverla in chat. Io ho in collegamento sempre a questa cosa che hai detto, e poi faccio una domanda ad Alessandra e a Giuseppe. La mia domanda è questa: quanto Geoplast sta innovando investendo in nuove soluzioni per la sostenibilità urbana? Quanto state portando? Ma quello che investiamo, lo investiamo solo in questa direzione, nel senso che stiamo cercando di utilizzare quello che sono le nostre plastiche rigenerate per sostituire elementi di costruzione tradizionali, e anche per, diciamo, cercare di andare incontro a questo macro trend, quindi sicuramente l'investimento è cospicuo. L'investimento passa anche per la conoscenza, quindi contemporaneamente cerco anche di informarmi e quindi di documentarmi leggendo moltissimo e magari parlando con persone di varia estrazione, quindi dall'università agli operatori, per capire quale può essere la prossima soluzione necessaria. Però sì, direi molto stiamo investendo su questo tema. Allora, ti faccio una domanda, Alessandro, Giuseppe, poi ritorno da Mirko perché c'è Silvia che ha fatto una domanda. La domanda è: come si sentono studenti e ricercatori nell'ambito di questo cambiamento urbano? Sono fiduciosi? Sono motivati? È qualcosa che, diciamo, lo sentono come qualcosa di importante? Sì, sicuramente lo sentono come qualcosa di importante, soprattutto quando vedono le applicazioni, cioè quando vedono queste tecniche applicate, come diceva prima, l'applicazione di un tetto verde con queste nuove tecniche di inverdimento che non permettono, cioè che non necessitano di elevata manutenzione. Quando iniziano a vedere l'applicazione di queste tecnologie in loco e gli viene spiegata la differenza tra un tetto normale e quello che queste tecniche possono fare, sono molto interessati a queste tematiche e anche allo sviluppo che la ricerca può portare in questa direzione. Mi volevo riallacciare anche a quello che diceva Luca in merito al fatto che queste tecniche di fatto aiutano anche magari il ritorno degli uccelli o queste cose qua. Non è una cosa della quale mi occupo nello specifico io, ma molto spesso ci troviamo in collaborazione anche con altri colleghi che studiano proprio i corridoi ecologici e come queste tecniche, per esempio,
ripristinano all'interno delle città il corridoio ecologico delle api, che è molto importante, piuttosto che di altri animali tipo il riccio e quant'altro, insomma. Ok, forte. E allora ho una domanda, grazie per la risposta Alessandra. Giuseppe, scusa, se vuoi aggiungere qualcosa? No, aggiungerei solo che io personalmente li vedo nei corsi molto motivati quando si vanno a misurare con i problemi idrici o comunque con i progetti che gli assegniamo delle proprie città, cioè intervenire su fare il progettino sul proprio comune, sul proprio paese li rende davvero molto più efficaci e lavorano molto più in modo positivo su queste tematiche. E quindi vedere l'impatto sul territorio è una cosa che li stimola molto. Ok, va bene, grazie. Allora, ho una domanda da Silvia, credo che allora, farò a Luca, ma potrebbe essere che è per te Giuseppe, vediamo. Allora, i tubi di efflusso delle vasche di invariata, credo invarianza, spesso da calcolo risultano troppo piccoli e si corre grossi rischi che vengono soggetti in intasamento. Avete soluzioni da proporre? Forse Giuseppe? Allora, diciamo che io mi chiederei prima di tutto come mai vengono troppo piccoli da progetto e quindi la risposta che mi darei a monte, la domanda che mi farei a monte è la vasca è stata progettata in modo corretto, i volumi sono stati progettati in modo corretto. Tendenzialmente la risposta sarà sì e quindi ci troviamo comunque ad affrontare questo problema. A quel punto solo la manutenzione, penso, possa essere una soluzione costosa, diciamo, ma questo è un problema che non è attribuibile al tubo piccolo, è più quello che ci sta a monte che potrebbe essere stato soggetto a incertezze. Però una buona manutenzione magari forse a costi, non so, Luca qui forse... Sì, no, infatti mi collego alla risposta ed effettivamente, beh, a parte che sicuramente in fase progettuale vengono previsti delle sedimentazioni, di conseguenza si cerca di portare all'interno dei bacini il minor quantitativo possibile di sedimenti, ma in ogni caso considerate che è uno dei punti in cui noi normalmente lavoriamo anche in fase di progettazione, ideazione del prodotto. Nei prodotti che siamo andati a realizzare il facilitare la manutenzione è stato uno dei vincoli anche geometrici degli elementi stessi, perché quando ci confrontiamo con la realtà che è questa, gli utilizzatori progettisti ci fanno notare che sedimentazioni potrebbero ridurre l'efficacia del bacino. Per fare un esempio su tutti, in Belgio non viene considerata la superficie, la base del bacino, nel caso in cui ci dovesse essere dispersione non viene considerata perché sanno che si potrebbe saturare, perciò valutano soltanto le superfici laterali. Gli elementi che ad esempio noi proponiamo prevedono proprio la possibilità di entrare con sonde, robot. Sì, è un intervento che sicuramente non è banale, ma che permette di risolvere eventuale riduzione di superficie causata da sedimentazione, perciò effettivamente anche le industrie nel momento in cui vanno a realizzare i vari prodotti non sottovalutano questo punto. Sì, per esempio i robot oggi hanno dimensioni standard fatti per ispezionabilità, quindi non so, sono larghi circa 16-17 cm, vanno introdotti attraverso un tubo in verticale nel bacino e questi sono in grado di ispezionare con telecamere e pulire il bacino. Questa è una prassi che va fatta mediamente una volta all'anno o due, dipende un po' dalla tipologia di zona in cui la possibilità di inquinamento del bacino. E poi altra cosa, come diceva Luca, è importante anche prevedere comunque il fondo del bacino prima o poi comunque qualcosa sedimenterà, di conseguenza bisogna considerare il fatto che il tubo magari adagiato sul fondo proprio no, quindi rialzarlo magari di quel centimetro o due in modo che l'acqua possa defluire sempre facilmente. Spero che Silvia tu abbia ricevuto la risposta che volevi da molte risposte. Ok, grazie. E allora abbiamo l'ultima domanda, direi, perché è passata l'ora fatidica. La domanda è di Claudio, che ha scritto: il tema di oggi è interessante,
più che una domanda, sembra un'affermazione. Comunque, il tema di oggi è interessante, sarebbe altrettanto importante, coinvolgendo altri ordini denti, quali sono ancora lontani dal considerare il verde e le nuove tecnologie come il futuro. Siete d'accordo in questo senso? Assolutamente sì, nel senso che quello che noi stiamo tentando di fare anche con un evento di questo tipo qua è quello di coinvolgere il maggior numero di persone possibili, perché la sensibilità, torno a dire, è un macro tema, di conseguenza sicuramente la sensibilità da parte dei progettisti, delle imprese, delle aziende, dell'industria, anche del privato c'è. E poi sarebbe corretto avere una diffusione della conoscenza. Io ho trovato, ad esempio, ho avuto la fortuna di incontrare Alessandra e Giuseppe anche per altri eventi che abbiamo anticipato non soltanto in Italia, e noto che l'università sta facendo il suo, almeno questo è il mio giudizio. Quello che l'industria o le aziende possono fare è quello di tentare di divulgare il più possibile queste conoscenze, e non pensate che sia soltanto una questione economica. Chiaro che l'industria deve creare profitto, però io noto anche nelle scelte che vedo fare da Mirko, è quasi una missione, nel senso che quando lo vedo progettare so che è ispirato non soltanto cioè, ovviamente dal profitto, però dall'utilizzo di materiale riciclato, cioè il trend della sostenibilità sicuramente è nella sua mente. E penso che sia necessario da parte di tutti tentare di divulgare il più possibile la conoscenza, questo sì. Grazie mille per la risposta. Io avevo dimenticato una domanda per Giuseppe, quindi diventa questa l'ultima. È un po' fuori dal percorso, però era una bella domanda ed è molto tecnica. Come implementare e verificare l'efficacia dei sistemi LEED? Giuseppe, per te. Okay. Scusa, te la faccio tardi, ma mi piace, quindi te la faccio. Nessun problema. Come si diceva prima, come anch'io accennavo prima, la verifica va fatto confrontando due simulazioni, quella che fornisce il modello pre-urbanizzazione e quella che avviene quando modifichiamo i nostri parametri del modello, per esempio riducendo le aree impermeabili, scusate, riducendo le aree permeabili, aumentando quelle impermeabili, post-urbanizzazione. In questo modo noi avremo a comparare due scenari. Il vantaggio di usare i sistemi LEED si vedrà per esempio avendo una riduzione del runoff, un aumento dell'infiltrazione che può essere simulata attraverso appunto modelli come SWIM o non open source, come diceva Alessandro. Grazie, mi piace perché con questo evento siamo passati da argomenti super ampi a sistemare un progetto, quindi è veramente fantastico. Abbiamo raggiunto l'ora. Io, a meno che voi non vogliate farvi delle domande tra di voi che io non conosco, io direi che ci possiamo fermare qui, a meno che appunto ci non sia qualcun altro che voglia fare domande tra gli spettatori. Spero che tutti abbiano ricevuto le loro risposte, che vi piacciono, insomma, queste risposte. Quindi io chiuderei qui, vi ringrazio innanzitutto Alessandra e Giuseppe per la partecipazione, grazie mille Mirko e Luca, tanto Mirko e Luca ci rivedremo presto, spero di rivederci ancora tutti, magari in un altro evento con ancora altre persone, e niente, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Buona giornata, ciao.